le emozioni associate ai movimenti della relazione. Abbiamo la rabbia alla primavera, la gioia all'estate, al fuoco, la preoccupazione, l'ansia, la preoccupazione alla terra, la tristezza al metallo e all'inverno acqua, la paura. Se uno non ha mai visto questo schema, sembra che siano 4 brutte e una bella. Queste comunque sono emozioni che lavorano per la vita. Oggi ci focalizziamo sulla paura. Come può la paura lavorare per la vita? Preserva dal pericolo. Mi verrebbe da dire, se non avessi la paura non percepirei un pericolo e probabilmente questa emozione qua mi preserva la vita. È un classico. C'era qualcuno che le voleva dire qualcosa di diverso da lui? Ti preserva dal pericolo. Come? Ti preserva dal pericolo. La paura preserva dal pericolo. Certo che la paura non è un buon sentimento, ma in un ambiente naturale è fondamentale per preservarci dal pericolo, anche in un ambiente moderno. Però se ci colleghiamo a un mondo che vive con gli alberi, con gli uccelli, con i boschi, con le altre creature in questo pianeta, che non tutte sono gentili con noi, la paura ha senso, molto senso. Si dice che i cacciatori e i raccoglitori abbiano molta paura e hanno chiamato gli antropologi questa cosa paranoia preventiva. Preventiva perché? Perché è una paura a priori. Eppure siamo vissuti così per molto tempo. È una paura, un pensare che ti succede qualcosa di male, che però preserva la vita. Quando effettivamente l'acqua corre in un certo modo ed è meglio che lì non metto l'accampamento perché sennò quella mi porta via a me e a tutto il resto. Quando effettivamente c'è una pietra che è messa in un certo modo, non mi metto lì come bivacco perché lì è capace che la pietra mi squizza, io sono molto più piccolo della pietra. La tua sana paura preventiva magari non viene già là. Poi tra l'altro appena arrivato in foresta c'è un serpentello, fa quello se ti morde è finita, non torni a casa. Quindi non c'è solo lì quello che ti arriva da davanti, c'è anche la roba che ti esce dappertutto. Così. Sono ambienti naturali in cui questo concetto della paura che preserva la vita è un fatto di conoscenza, di resilienza e di sopravvivenza. Non averla significa sentirsi dei padroni, ma in un ambiente naturale, senza la struttura che abbiamo creato di potenza, di potere, che è la nostra tecnologia, non siamo padroni. E poi anche con la nostra tecnologia viene uno tsunami, un terremoto, ci mette comunque in giro. Quando è troppa la paura, quindi uno squilibrio, quindi non è più protettrice della vita, ma addirittura la congela. Quando è terrore, quando la paura diventa terrore, non protegge più la vita. La sana paura protegge la vita, il terrore. Esempi? Fatemi degli esempi di come la paura diventa un ostacolo. Anche vissuti. Si diventa paralisi e non ti muovi più. Ti viene una paralisi e non ti muovi più, che è anche un meccanismo di difesa antico. Tante volte se non ci muoviamo è la cosa migliore, perché tanti dei nostri antichi nemici vedono il movimento. Quindi è ancora una paura utile quella che ti fa paralizzare, ma soprattutto non ti muovi più anche quando dovresti muoverti, questa no. Ti cade il masso, sei terrorizzato, non ti muovi. Lì è una fregatura. Una fregatura. Il terrore congela l'energia. Il terrore congela l'energia, non ci fa muovere e quindi non ci proteggiamo. In più fa tanto male alla salute, una vita di terrore. Un bambino abusato, botte in famiglia tutti i giorni, aggressività quotidiana, un periodo di guerra che non dura una settimana ma che dura dei mesi o addirittura degli anni.
ti fanno vivere in un modo che è anche patologico per la salute, non è un'eccezione, diventa una regola e quindi si muore presto e male, si è visto. Quindi terrore, troppa paura non va bene, è contro la vita. Se la paura è per la vita, l'eccesso di paura è contro la vita. Non dormi tutta la notte come minimo, il giorno dopo sei anche stanco e sei finito. Musashi muore, ma se Musashi dorme tranquillo, il giorno dopo non muore, così gli è andato, così, per tutta la vita. È morto come calligrafo. Eccola qui, la nostra paura che come negativo in eccesso, vedremo in tutto quello che facciamo noi che c'è molto il concetto di armonia, il giusto, lo strumento accordato, che suona bene, non troppo, non poco. Poi c'è l'eccesso, adesso tiro la corda della chitarra che così suona meglio, si rompe lo strumento musicale, non è tirando più la corda, che tu te la godi quando è tirato giusto, la giusta via di mezzo, sia nel buddismo che nel taoismo. Quindi il troppo, in questo caso nella paura è proprio il terrore, che non fa bene alla vita, e poi naturalmente avremo il poco. Quale sarà il vuoto di Rene, il vuoto della paura? La benzina. La benzina. Nel corpo sì, tu hai studiato, sai queste cose qui, l'energia di base, la vediamo anche oggi con la lingua, è la benzina, hai detto. L'energia, l'essenza si vede molto dalla lingua, è vero, il vuoto di Rene è la stanchezza. Sono un ferro, sono amico, ci sta. Di più. L'incoscienza. L'incoscienza. Tu sai troppo, tu hai studiato queste cose, ti viene dal cuore queste risposte. L'incoscienza, è vero. Non avere paura è proprio la temerarietà, un coraggio senza basi, l'incoscienza. Non ha paura, ma fa male, gli può andare bene, ma è un giocare al roulette russo, non ho paura, però c'è anche la volta che mi apre, non è un granché, un marito così non è un granché. Un moroso così, una morosa così non è un granché, no? Un figlio così non è un granché. Oddio, ma uno lo tiene quando ce l'ha un figlio, però ti fa un bel patema, ti fa venire una bella un coscienza, cioè il fare senza valutare, col meccanismo di difesa, un'incoscienza temeraria. Il gigante coi piedi da giro. Io, secco, morto in motocicletta, morto qua, morto in montagna, io, i sicuri, no, che muoiono con niente, cavoli, ci hai fatto 4 figli, adesso non c'è più nessuno perché lui è un temerario. Esempi, no? Faccio degli esempi di vita quotidiana, L'incoscienza è tipico di una cultura che rischia, che quindi sperimenta, che può andare vicino all'incoscienza, perché non scoprirebbe il nuovo se non sperano tasse, no? In qualche modo. Però allo stesso tempo rischia anche di lasciarci le penne. So hush, little baby.